Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industry. Nell'ultima puntata ci siamo andati a fare il sistema che ci gestisce l'acqua per l'insediamento e lo smaltimento delle acque reflue. Con questo impiantino qua che dai dissalatori ci dà l'acqua di insediamento, con la salamoia che avanza ci facciamo sale e acido cloridrico con il quale poi andiamo nel depuratore a depurare le acque reflue, abbiamo abbattuto totalmente l'inquinamento nelle acque. Guardate, non c'è più. Ora abbiamo soltanto inquinamento da veicoli, inquinamento atmosferico e inquinamento da discariche. Nelle prossime puntate, ora prendiamo il filone della chimica e nelle prossime puntate toglieremo completamente l'inquinamento da discariche e daremo una bella battuta anche all'inquinamento atmosferico. Rispetto a quello che avete visto nella puntata sull'impianto, ho fatto un'aggiuntina che mi ero dimenticato in fase di costruzione. Ho messo questo magazzino fluidi qua perché mi ero dimenticato che in giro c'ho ancora qualcosina che mi può generare reflui e quindi in questo modo i camion da tutti i vari impianti che mi possono andare a creare da qui al futuro delle acque reflue me lo portano qua e verrà gestita insieme all'acqua reflua dell'insediamento. Altra cosa che ho fatto off camera, per come è andato avanti un pochino il tempo in preparazione a quello che dobbiamo fare oggi, mi serve un po' di personale per mandare avanti il complesso che andiamo a costruire, quindi ho finito di portare tutti gli insediamenti a livello 2, addirittura questo qui l'abbiamo portato a abitazioni di livello 3, ho messo questo digestore anaerobico qua che ci tratta e ci lavora i fanghi proveniente appunto dall'impianto di smaltimento delle acque reflue, facendoci ancora gas con cui ci rifacciamo attraverso l'unità di cracking del diesel, e il compost ci fertilizziamo le nostre fattorie che ora devono veramente essere frustate per dar da mangiare. Guardate, siamo arrivati a 1200 persone. Cos'altro ho fatto? Ah sì, cosa importante, ho fatto questa modifichina qua. Se vi ricordate qua, aspettate, mi metto un po' meglio. Se vi ricordate qua c'era soltanto un deposito di manutenzione e questi due che sono gli assemblatori per fare le parti meccaniche di livello 1 e di livello 2 erano qua. L'ho portate da quest'altra parte della strada, aggiungendo altri due depositi di manutenzione perché eravamo un pochino al limite con la manutenzione e visto che dobbiamo andare a fare importanti passi in avanti, ho preferito fare questa modifichina qua. Ora abbiamo tutta la manutenzione del mondo e non abbiamo più un problema con la manutenzione di tipo 1. Secondo me già con la manutenzione di tipo 1 siamo quasi precisi, perfetti così per tutta la partita. Vedremo se c'è bisogno di rimetterci mano. Altre modifiche a mio ricordo non mi pare di averle fatte. Sì, qualcosina sulla terraformazione, ho dato una spianatella qua. Mi sono creato questo scivolo, questo accesso qua per andare in questa zona dell'isola qua, dove abbiamo qui un enorme giacimento di carbone, perché questo che stiamo sfruttando qua inizia a dare i primi segni di usura. Guardate, siamo abbiamo dato una bella botta, quindi intanto mi sono preventivamente preparato questa rampetta qua e ora sto facendo lavorare gli escavatori per la terraformazione in questa zona qua. Voglio andarmi a creare una rampa, questa volta a salire, che ci porti in questo altopiano qua, perché sempre guardando le risorse, a parte tanto mega giacimento di ferro qua, ma era già accedibile. Di qua abbiamo ancora ferro, abbiamo due giacimenti non piccoli e banali di acqua e soprattutto l'oro, perché tra poco, tra non tantissimo, insomma, avremo bisogno anche di iniziare a lavorare l'oro per fare i beni di lusso. Non è ancora questo il momento, non è questa la giornata in cui l'andremo a fare, ma intanto io mi sto preparando. In questo gioco devi guardare il presente e il futuro per cercare di prepararti e non farti trovare con l'acqua alla gola, come già troppo spesse volte mi ci sono trovato in questa partita. Cosa dobbiamo andare a fare oggi? Vi domanderete. Oggi sarà veramente una giornata molto impegnativa, infatti mi sono preparato bene. Se guardate ho un sacco di parti per costruzione di qualsiasi tipo già pronte. Ho studiato,
e mi terrò questo complessino che mi sono, tra virgolette, nella mia mente fatto, perché ci ho messo più di un'ora a riuscire a organizzare tutte le ricettine in maniera precisa e puntuale, ma dovrei aver trovato la quadra. Quello che farà questo complessino sono essenzialmente due cose. Andremo a lavorare il petrolio greggio, è ora di sostituire questo qua buttato giù all'inizio, finora ha fatto egregiamente il suo lavoro, ma l'insegnamento sta crescendo, le esigenze stanno crescendo, avete visto qualche volta qualche distacco decorrente e quindi è ora di metterci mano in maniera seria. Vi avevo detto che questa zona l'avrei riservata per il nostro polo petrolchimico, con il greggio da portare con la nave da carico. È giunto il momento di farlo. Me lo tengo perché, tutto a memoria non me voglio ricordare e voglio essere preciso e dritto come una spada senza farvi confusione, perché questo video c'è chi li guarda per mia somma gioia e piacere per passare un quarto d'ora, per passare una mezz'oretta in santa pace sentendo io che chiacchiero di cose a caso, ma c'è anche chi lo sta guardando per sperimentare, per trovare nuovi spunti nelle proprie partite, magari per provare anche, io non sono un maestro, però è già qualche partita che ci faccio e quindi un pochino di dimestichezza l'ho preso. C'è anche chi mi segue prendendo spunto dai miei progetti, provando a entrare nella logica di Captain of Industry, e quindi voglio cercare di essere quanto più preciso, pulito e lineare nella costruzione e nella spiegazione di quello che vado a fare con questo impianto. Allora, questa parte qua a sinistra, questa qua, la evidenzio, questa qua ci andrà a creare il diesel, scusate. Quest'altra parte di qua, questa qua, vabbè, non ci ho preso quello dell'acqua acida, ma è uguale, ci andrà a lavorare il petrolio greggio per mandarci due centrali elettriche da 24 per un totale di 24 megawatt. E non solo, questo stabilimento farò in modo che sia raddoppiabile sia a sinistra per il diesel sia a destra per la corrente. Dei diesel onestamente non mi ricordo quanto ne viene fuori. Ok, ogni blocchettino di questo complessino qua che ci fa il diesel ci fa 156 diesel al minuto, quindi già ampiamente sopra quello che è il nostro consumo attuale, ma pensando che possa la richiesta di diesel crescere ancora in maniera importante, farò in modo che sia raddoppiabile fino a oltre 300 diesel al minuto, così come la corrente qui verranno fuori 24 megawatt. Vorrò fare in modo che sia raddoppiabile fino a 48. Quando arriveremo a 48, che va tutto a palla di fucile, spero di essere arrivato alla creazione dell'energia nucleare. Ma non solo, questo impiantino, un'altra cosa che fa, oltre ad autoalimentarsi, un'altra cosa che farà, andrà a smaltirci la nostra monnezza. Tutta la monnezza che mi sono messo, questa ragazzi è la monnezza creata dal mio insediamento. Dall'inizio della partita non ne ho buttato un grammo. Sto montone alto 10, largo non so quanti quadrati, è tutta la monnezza creata dal nostro insediamento, e ora crescendo ne creerà sempre di più. C'ho modo di farvi vedere. Ecco, siamo arrivati a crearne 35 al minuto dal nostro insediamento, quindi ogni 3 minuti una pallucca compressa di questo qua dal compattatore, anzi ogni 2 minuti una pallucca da dove smaltì. E anche dall'inceneritore, oltre a smaltirci i rifiuti pressati, faremo in modo di andarci a creare un po' di energia. In questo complesso non ce l'ho considerata, ma dovremo andare a considerare anche che creeremo del vapore ad alta pressione con il quale potremo andare a creare energia elettrica. Ma bando alle ciance, credo di aver chiacchierato anche troppo, iniziamo la costruzione. Qui ho buttato giù giusto quello che è l'abbozzo di quello che sarà il complesso. Mo' ce lo costruiremo insieme, pezzo per pezzo, lo guardiamo e ce lo spulciamo per benino. Ragazzi, per realizzare tutto quanto dubito che riuscirò a mettervelo in un unico video, verrebbe un mappazzone super mega precompresso che neanche ve lo godreste, quindi cercherò io di andare tranquillo con la costruzione e di farvi comunque dei video lunghi nella maniera giusta per rendervi la costruzione godibile e comprensibile.
Allora, ormai i complessi diventano veramente importanti, ragazzi, è difficile riuscire a compattarli. Allora, il posizionamento ce lo guardiamo dopo. Mi sono fatto un pochino tutte le ricerche che riguardano la parte della lavorazione del greggio. Mi sono fatto la lavorazione della nafta, la trasformazione e il cracking, sono arrivato fino alla produzione dell'idrogeno, il riformatore di idrogeno che ci trasforma il gas combustibile con un po' di vapore in idrogeno e CO2. L'anidride carbonica rispetto ai fumi, se mi prendo una ciminiera ve lo faccio vedere, eccola qua, se andiamo sulle ricette vedete i fumi inquinanti gas di scarico, da 900 di gas di scarico viene 450 inquinamento. L'anidride carbonica da 9, quindi il rapporto è 1, scusate, 2 a 1, la metà. Per l'anidride carbonica invece da 900 viene 225 di inquinamento, quindi un quarto. E tenderò quindi a cercare di far in modo che da questo complesso venga fuori un pochino più anidride carbonica di gas di scarico. Poi per entrambe le situazioni, sia per i fumi che per l'anidride carbonica, avremo due filoni da seguire. Il gas di scarico li andremo quasi ad annullare, se non annullare completamente, con un apposito sistema nelle prossime puntate. L'anidride carbonica ci andremo a fare un altro oggetto che ci servirà più avanti, che è la grafite, abbattendola quasi completamente. Allora, se vi ricordavate, da questo complesso noi il petrolio greggio ci andava a diventare petrolio medio, petrolio pesante e acqua acida. L'acqua acida avevamo trovato il modo poi di lavorarla per farci lo zolfo, l'ammoniaca con quale alimentiamo il fertilizzante, e acqua di ritorno, e quindi l'avevamo tolta dallo scaricarla in mare. Il petrolio medio poi veniva lavorato qua per diventare diesel, ma il petrolio leggero e il petrolio pesante li andavamo a bruciare in queste due caldaie per farci il vapore. Erano degli scarti, andavamo a bruciarli creando inquinamento. Ora finalmente riusciamo a gestire un pochino tutto. Allora riprendiamoci, distillatore fase 1. Prende in ingresso il petrolio medio, petrolio pesante e acqua acida. L'acqua acida la andremo a mettere nel disgregatore di acqua acida. Il petrolio medio ce lo lavora il distillatore fase 2. E fin qua niente di nuovo sotto il sole. Ora il distillatore fase 3 ci riesce a lavorare il petrolio leggero. Petrolio leggero, che è lo scarto della distillazione fase 2, entra ora nel distillatore fase 3 e con un po' di vapore ad alta pressione ci diventa nafta e gas combustibile. Con la nafta possiamo farci un mucchio di cose. Ci possiamo fare la gomma, ma non ce lo faremo in questo impianto. Continueremo per il momento a farla ancora dal diesel, anche se non conviene, perché la gomma la volevo fare con un altro procedimento che è a base naturale, che andrà ad utilizzare il mais, ma lo vediamo più avanti. Per il momento continueremo a farla utilizzando il diesel. È un pochino meno conveniente che utilizzare la nafta, però ho preferito fare questa scelta per avere più diesel possibile. Quindi, visto che l'obiettivo è avere quanto più diesel possibile da questo processo, la nafta la andremo a mettere nell'unità di cracking, dove con un po' di idrogeno andremo a creare diesel e gas combustibile. Quindi prendiamo l'unità di cracking, la mettiamo qua, selezioniamo la ricetta della nafta, dove con un po' di idrogeno andiamo a creare ulteriore diesel e del gas combustibile. Come vedete finora i numeri ridicono, Da 60 petrolio abbiamo 48 petrolio medio. Questo ci lavora 48 petrolio medio, creandoci 30 petrolio leggero. Il distillatore fase 3 ci lavora 30 petrolio leggero, dandoci 24 nafta. L'unità di cracking ci lavora 24 nafta, dandoci 24 diesel e 6 gas combustibile. Dove lo prendiamo l'idrogeno? Mo ci arrivo, tranquilli. Allora, questo complessino, me lo metto per benino un attimo, Questo complessino lo possiamo tranquillissimamente andare a raddoppiare, così. Dal distillatore fase 3 escono 12 gas combustibili oltre alla nafta che già lavoriamo nell'unità di cracking, 12 di qua, 12 di qua, 24 gas combustibili. Nel riformatore di idrogeno
vengono lavorati 24 gas combustibili al minuto esattamente, il gas combustibile che è l'uscita dei due distillatori fase 3, che ci creerà con un po' di vapore 28 di idrogeno. 9 li andremo ad utilizzare qui, 28 meno 9 nel primo unità di cracking, 9 nell'altra unità di cracking, ci avanzano 10 di idrogeno. Ricordate che ci avanzano 10 di idrogeno. Sulla distillazione fase 2, diesel ce lo mettiamo da parte e questo lo lavoriamo. Sul distillatore fase 3, la nafta la mandiamo avanti e questo già lo abbiamo lavorato facendo l'idrogeno. Qui facciamo diesel che ci mettiamo da parte e del gas combustibile che ancora non abbiamo lavorato. Di tutto questo complesso l'unica cosa che avanza, che ancora non ho gestito, è il petrolio pesante. Prendiamo un'altra unità di cracking, (12 petrolio pesante ce l'ho qua, 12 petrolio pesante ce l'ho qua). L'unità di cracking mi lavora 24 petrolio pesante con 9 di idrogeno, dandomi 36 nafta e 6 gas combustibile. Quindi l'idrogeno meno 9 me ne avanza 1 che metteremo da parte. Quindi tutto questo complesso è tutto gestito, l'acqua acida la gestisce completamente lui perché ne vengono 18 da questo e 18 da questo. Come tra virgolette uscite abbiamo lo zolfo che comunque ci serve, l'ammoniaca che comunque abbiamo l'impianto che ce la lavora andandoci a fare il fertilizzante, l'acqua che ci tornerà indietro. Qui ogni processo successivo ci lavora tutti gli scarti di quello precedente. Le uniche due cose che avanzano saranno uno di idrogeno, che anche se volessimo lo potremo andare a bruciare e creerà soltanto vapore acqueo. Faccio vedere. Se lo mandiamo in torcia di combustione, come vedete, 48 di idrogeno al minuto non ci crea assolutissimamente inquinamento, quindi o lo gestiamo in quel modo o lo potremo andare a gestire successivamente in un impianto chimico per farci dell'altra ammoniaca con il quale fare altro fertilizzante. Questo ancora non l'ho deciso e lo vedremo. Comunque uno di idrogeno non sarà un problema. I 6 di gas combustibile che ci avanzano dall'unità di cracking che ci va a scomporre la nafta li manderemo a una caldaia che utilizzando dell'acqua ci fa il vapore per alimentare questo processo. Non sarà sufficiente perché 6 e 6 fa 12, quindi significa che questa si attiva un ciclo ogni 6 e quindi di vapore ne otterrò soltanto 8, mentre tutto questo complesso qua ci richiede 29 di vapore al minuto. Questa me ne genererà soltanto 8, gli altri 21 li dobbiamo generare con un'altra caldaia. Ma c'è anche la parte che riguarda l'energia che si collegherà sulla parte delle caldaie. Dopo ve lo faccio vedere. Per adesso considerate che ci sarà un'altra caldaia. Aspettate, se la ritrovo. Un'altra caldaia classica, molto probabilmente alimentata a scippato, che ci farà il resto del vapore. Quindi questo impianto ci andrà a creare 157, se non mi ricordo male che avevo detto, diesel al minuto, e gli unici scarti che verranno fuori sono lo zolfo che ci serve e l'abbiamo già gestito, l'ammoniaca che ci serve e l'abbiamo già gestita, e uno di idrogeno che, anche se volessimo, potremo andare a bruciarlo non creando inquinamento. Fammi i collegamenti, va, che sarà un entreglio dei tubi che fa paura. Ricordate quando vi dicevo che per ogni sostanza dovete battezzare un livello? Ecco, è proprio a questo stabilimento che io pensavo. Nel momento in cui vi ho detto quella cosa era proprio questo stabilimento qua che avevo in testa. Non proprio esattamente lui, ma era il polo petrolchimico che mi ricordavo, era una putiferio dei tubi, non tubi, chi più ne ha più ne metta. Allora, vediamo come possiamo farlo nel modo anche un pochino più compresso possibile.
Allora, a livello 0 io farei viaggiare il vapore. Abbiamo detto che ne consumiamo 29 per tutto quanto l'impianto, quindi basterà un tubo livello 1. Se. Ricominciamo a litigare con i connettori sicuro. Così, sapevo io. Ok, all'istillatore fase 1 abbiamo portato il vapore. E di qui volevo farlo quanto più compresso possibile, quindi aspettate, Tutto mi si avvicina. Ecco così, dovrebbe andare bene. Stessa cosa qua, mi si avvicina tutto a un quadratino uno dall'alto e qua su sopra dopo vediamo. Quindi qui viene ancora avanti il vapore, mi va dentro il distillatore fase 2 e anche al distillatore fase 2 abbiamo portato il vapore. Connettore fluidi qua. Forse mi conviene fare così. Almeno mi evita di sparirmi. Ok, abbiamo portato il vapore anche al distillatore fase 3. Qui davanti il vapore ci serve soltanto al riformatore di idrogeno. Ok, ho un quadratino di qua per far uscire la nafta, un quadratino di qua per portare dentro il gas, ma può piacere così. No. Che lui mi viene avanti, fa così, così, ed entra qua. E la corsa del vapore dovrebbe essere finita. Ciò è rimasto da mandarlo al disgregatore di acqua acida. Io volevo cercare di metterlo meno in mezzo alle palle possibile. Io lo metterei qua. Poi se c'è bisogno di un bilanciatore, qua vediamo. Per il momento faccio un attacco al volo del vapore. Lo facciamo così. Qua. Poi piccole modifiche varie ed eventuali non sono un problema farle anche successivamente. L'importante è che lascio qua un quadratino per portare il coso, per portare il greggio. L'acqua acida mi può salire subito a livello 1. Non ti attaccare. Qua. Deve fa poca strada l'acqua acida, Connettore fluidi. Così. No, mi rimani a livello 1 per favore. Così. Arrivi qua, t'abbassi e entri dentro. Ok, quindi l'acqua acida uscirà dal distillatore fase 1, sale al livello 1, passa qui sopra ed entra nel disgregatore di acqua acida. Sai, me che levavo niente di sta roba. Petrolio medio si collega così. Ok, e petrolio medio l'abbiamo portato alla fase 2. Petrolio medio l'abbiamo portato alla fase 2. L'acqua acida l'abbiamo collegata. Ci rimane il petrolio pesante, ma lo farei dopo il collegamento. Ma voglio andare avanti e vedere che livelli mi occupo successivamente. Allora, la nafta la faccio salire a livello 1, qua. Mi arrivi qua. No, t'attacchi dopo, così. E la stessa cosa fa di qua. Mi sale subito a livello 1. E mi scende giù. Non è proprio simmetricissimo e sta cosa mi sta alquanto sulle balle. Ok, non è simmetrico neanche in questo modo, ma mi piace di più rispetto all'altro. No, bugia e cambio della guardia. Allora, la nafta può tranquillissimamente sta a livello 0 e fa così.
e andare su st'altro ingresso delle unità del cracking. Così. Qui davanti me lo lascio per l'idrogeno, ce l'ho qua, sarà decisamente più comodo. Quindi questo l'idrogeno me va qui dentro e mi alimenta questa unità del cracking. Non gli impiccia niente, quindi può viaggiare tranquillissimamente a livello 0 anche qua. E la stessa cosa può fare di qua, così. Allora, piccola modifica, nella speranza, però posso ritirare un centimetro più in giù. Ok. Piccola modifica sperando che funzioni. Gli do queste 3 come uscite prioritarie. E per il momento questa la famo così, Così ma ricordo che cavolo è. Ok. L'idrogeno per prima cosa mi deve andare alle 3 unità di cracking per lavorarmi il petrolio pesante e le 2 che mi lavorano la nafta. Solo l'uno che avanza, come abbiamo visto uno avanza, andrà in un magazzino fluidi. Adesso buttato giù così, poi lo sistemo meglio, Quindi l'idrogeno esce, va al bilanciatore, 3 unità di cracking e quello che avanza al magazzino, sperando che gli vanno bene 3 priorità. Sarà il gas combustibile, lo facciamo salire a livello 1, lo facciamo riunire qua, livello 1 qua, no, così, connettore fluidi, tubo a livello 1 e t'attacchi. Ok, quindi il gas prodotto dal distillatore fase 3 in questo modo lo portiamo al riformatore di idrogeno che ci farà l'idrogeno che ci alimenta le 3 unità di cracking. Quindi ci siamo gestiti, tolto il diesel che mo gestisco tranquillissimamente per ultimo. Perché non si è attaccato? Così. Ci siamo gestiti tutto tranne per il momento il petrolio pesante. Però non mi piace il coso. Non mi piace il disgregatore d'acqua acida così. Aspettate, No, 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 no. Questa è una cosa che non mi piace. F in entrambe le direzioni, sia in quell'altro modo che così. E allora mi vieni un pochino più giù. Così. Spostavo un attimo ste caldaie che impicciano. Oh, così c'ho le uscite dell'ammoniaca e lo zolfo decisamente più comode. Lo spazio per il petrolio pesante ce l'ho. Allora, l'acqua acida. Livello 1. Può tranquillissimamente arriva qua. Gira qua. E scende. Ok. Il vapore. Può fare più o meno il giro di prima. Perché il petrolio pesante ce l'ho lì, quindi può venire qua. Guarda, ma fai benissimo tutto da solo, bravo. Importante che mi lasciavi libero questo. A posto. A me piace di più. Il petrolio pesante lo dobbiamo portare lì.